Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco Tognolo e questo è MTV Mag. Oggi mi vedete così, vestito da cross country completo con tanto di pantaloncini in licra perché sto provando la nuova Scott Scale. Ebbene sì, la tanto attesa nuova Scott Scale è qui nella sua versione di altissima gamma, quella super top. Ovviamente il telaio è totalmente in carbonio, ruote da 29 pollici. A proposito di ruote, qua troviamo le famose Syncros in carbonio tutte d'un pezzo. Guardate qua le Silverton SL con tanto di valvola per la misurazione della pressione, ma ovviamente chi la fa da padrona è il telaio in un colore viola, diciamo, bellissimo secondo me, perché non so se si vede dalla telecamera, ma è una specie di viola metallizzato, vedete qua i pallini, è veramente bello da vedere sia per il colore sia per la forma. Le geometrie sono state ammodernizzate, troviamo un angolo sterzo di 67 gradi e 9, però questo grazie alla serie sterzo Syncros che aggiunge 0,6 gradi di apertura, quindi in questo senso, della forcella. Se uno cambiasse la serie sterzo andrebbe a 68,5. Abbiamo un reach in taglia M di 442 mm e abbiamo una lunghezza dei foderi posteriori di 425 mm. Ovviamente la domanda che tutti mi state per fare: ma quanto pesa? Beh, la bici così, senza pedali, sulla nostra bilancia, pesa 8,999 kg. Però bisogna anche dire che questa bici non è che ha lesinato in quanto a componentistica. Infatti qua troviamo un power meter di SRAM, troviamo poi delle gomme Maxxis Recon Race da 2,4 120 TPI davanti e dietro, quindi dei bei gommoni. Poi, come dicevo prima, troviamo le valvole per la misurazione della pressione, sulle quali tornerò dopo, perché in questo caso si tratta di un componente piuttosto fondamentale. E ovviamente tutto il resto è top di gamma, anche il manubrio che è sempre Syncros Fraser ICSL Cross Country, veramente bello da vedere secondo me. E soprattutto troviamo anche un'integrazione dei cavi pensata bene, perché è molto pulita. Guardate dove vanno i cavi, i tubi dei freni vanno a finire dentro qua e quindi si vedono a malapena quando uno insella. A proposito di freni, li avrete notati anche voi, sono i Trickstaff piccola, da soli costano 1000 euro, ricercatissimi, non si trovano mai. Per quanto riguarda l'unica sospensione, si tratta di una forcella Fox Factory da 32 mm di diametro dei foderi, 100 mm di escursione. Vi faccio poi vedere anche il dettaglio dei freni. Abbiamo davanti un disco da 180 mm, mentre dietro abbiamo un disco da 160. Bellissimi mozzi di queste ruote Syncros, ovviamente, che sono tutto un pezzo. Infatti guardate i raggi che vanno praticamente a fondersi dentro il cerchio. Uno spettacolo. Ovviamente meno uno spettacolo se uno ne rompe uno, perché dovrà portare tutta la ruota a far riparare se possibile. A manubrio non poteva mancare il blocco, in questo caso 3 posizioni della forcella, quindi questa è la posizione trail, questo è tutto chiuso. Dall'altra parte troviamo invece il comando dello SRAM XS, quindi il monocorona 1052 con una corona da 32 denti. Il peso del telaio nudo e crudo è di 847 grammi dichiarati, io non l'ho smontato, ottenuto grazie a delle lavorazioni in carbonio particolari che ovviamente Scott sa fare ormai da tanti anni. Però possiamo anche dirvi che praticamente Scott ha diviso il telaio in 2 parti, nel senso che la parte inferiore è quella che dà rigidità, mentre quella superiore è quella che dà un po' di flessibilità. Interessanti alcuni dettagli pensati per risparmiare peso e per rendere la bici un po' più pratica anche ai meccanici. Per esempio, vedete qua dove si può mettere il secondo attacco portaborraccia, troviamo degli inserti in plastica, in gomma, che possono venire tolti, e qua vengono inseriti poi degli inserti in alluminio dove poter attaccare il portaborraccia, come in questo caso. Inoltre, appunto, per semplificare la vita ai meccanici, vedete qua sotto uno sportellino che può essere aperto per entrare dentro il telaio e poter far passare cavi, tubi e per esempio anche il cavo di un reggisella telescopico. Il percorso che sto facendo oggi è un percorso cross country vicino al lago di Lugano. Trovate comunque la traccia su trainingcamp.it, dove c'è anche l'app per poter tracciare, gratuita. Comunque la traccia potete scaricarla e farvelo. È un percorso che va bene tutto l'anno e soprattutto, come vedete, è un percorso tutto su e giù. Perché infatti la mia grossa domanda è: perché una bici del genere, quindi una front senza reggisella telescopico, dove si può usare? Sui percorsi che faccio di solito, quelli alpini, il reggi telescopico è un must.
e poi una fronte, insomma, richiede un gran lavoro di gambe. Ma soprattutto la cosa che la fronte ha come svantaggio, che potete vedere anche qua, è la trazione in salita, più ancora che non il fatto che manchi la sospensione in discesa, perché in salita, quando uno è seduto come adesso, il posteriore ovviamente saltella, e vi posso assicurare che il tempo di percorrenza con una front su un percorso del genere è più lento, cioè più lungo rispetto a una full, proprio per la trazione che viene a mancare e che mi tocca alzarmi e compensare col corpo. Si fa più fatica e si impiega più tempo. Però so benissimo che tantissimi di voi fanno le gran fondo con una front per via del peso. In effetti le gran fondo in gran parte sono semplici su sterratoni, dove quindi una bici come questa fa la sua bella figura. Però oggi la portiamo un attimino verso il limite, forse il limite anche di chi la pedala, per quanto riguarda un sentiero che è un po' più tecnico. La cosa che mi ha stupito della nuova Scale è che, malgrado sia una front, malgrado abbia delle ruote in carbonio a profilo alto molto rigide, non sia così male nell'assorbimento dell'asperità, e questo grazie alle gomme, che sono gomme, guardatele, belle cicciotte, e soprattutto se uno le gonfia alla pressione giusta, facendo molta attenzione, e questo viene facile con gli Air Width montati qua, riesce praticamente a trovare il giusto mezzo tra la pressione troppo molle e troppo dura, quindi tra bucare o avere delle gomme di marmo. Questo rumore è dato dai freni piccola, sentite? Con questi dischi fanno un casino tremendo, e vi devo anche dire che questi freni piccola cambiano anche ogni tanto il punto di frenata, quindi non sono questa roba fantastica che invece sono i direttissima, che ho provato personalmente sulle bici da all mountain enduro. Vedete però che io qua riesco ad andare bene, e soprattutto vi dico una cosa, su sentieri così, malgrado la sella alta, mi diverto un mondo, perché sono tutti rilanci come qua, rilanci su e giù, dove quindi una bici scattante ha il suo perché. E inoltre questo sentiero con una full con troppa escursione diventa anche più divertente, almeno per me. Vedo che mi annoia, invece così devo lavorare molto col corpo. Vi faccio vedere il dettaglio dell'attacco della pinza freno posteriore direttamente sul telaio, veramente minimalista per risparmiare peso. Bello anche il mini guide catena posizionato qua direttamente sul telaio, vedete che è attaccato. Questo serve proprio per quando uno fa percorsi un po' duri, visto che al posteriore non c'è la sospensione, per evitare che salti via la catena. Come vedete il batticatena, la bici è piuttosto silenziosa, quindi questo batticatena fa molto bene il suo lavoro. Le geometrie sono piuttosto conservatrici, come d'altronde un po' tutti i conservatori sono i cross countrysti che si prendono una bici del genere. Infatti il reach di 443 mm in taglia M è abbastanza corto, così come corti sono i foderi posteriori di 425 mm per chi è abituato alla stabilità in salita di una full, perché così corti vuol dire che l'anteriore si impenna più facilmente e quindi bisognerà anche di lavorare di più di corpo. Qua siamo in discesa verso il lago, lo vedete qua alla mia destra, forse lo vedete. Insomma, vedete che il sentiero è piuttosto roccioso, anche se non è ripido, e riesco ad andare bene. La bici è divertente. Diciamo pure che il suo maggiore limite secondo me è il reggisella, che non è telescopico, perché se ci mettessi un reggisella telescopico, anche solo uno Yep Podio, quello che usa Nino Schurter, da 80 mm di escursione, la bici avrebbe un altro carattere, cioè sarei molto più sicuro sul ripido e sul tecnico. Chiaro, qua devo praticamente mettere il sedere dietro la sella, e in quel modo però vado a alleggerire l'anteriore e perdere direzionalità, cosa proprio che è una tecnica di guida che non mi piace, che è veramente vecchia, ma ormai non si usa più in mountain bike. Tutto l'insieme, telaio, forcella, manubrio, assorbe bene le vibrazioni. Vi devo dire la verità, io ci ho fatto anche 110 km in gravel, in quella della Laguna Veneta verso Treviso,
e ho trovato che la bici fosse veramente comoda a livello di assorbimento delle asperità, più comoda di una gravel sicuro, ma in generale, anche se la posizione ovviamente è abbastanza caricata sull'anteriore, la bici assorbe bene e non dà tutte le piccole botte al rider. Quindi diciamo che la lavorazione del carbonio e il telaio è riuscita proprio bene. Ovviamente su asfalto ripido questa bici è quasi come una bici da corsa, se non fosse per le gomme e il manubrio, il resto veramente si fa spingere con piacere. Insomma ragazzi, per chi è questa nuova Scott Scale? Beh, è per chi fa gran fondo, fa gare di cross country non troppo tecniche. D'altronde si tratta di una front, non ha registro telescopico, è sempre appunto una front, quindi con trazione in salita soprattutto limitata, però da sua che ha un telaio veramente leggero e che assorbe molto bene le asperità, coadiuvato dalla giusta pressione delle gomme. Mi raccomando, questo è un fattore fondamentale per chi gira in front e soprattutto con dei cerchi così rigidi. Il prezzo al momento non lo so, infatti adesso è metà ottobre, dovrò restituire la bici ben prima della fine dell'embargo, quando quindi vedrete questo video. Infatti questo è anche il motivo per cui mi vedete in maglietta, fa caldo, sono qua sul lago, si sta bene, però appunto non so i prezzi, anche se immagino che questa bici montata così costerà sicuramente un rene, ma forse anche due. In ogni caso ragazzi, la gamma è ampia, ci sono diverse possibilità, scegliete quella che preferite. Io vi posso dire che così come l'ho provata io, almeno il telaio, come telaio, il progetto è pienamente riuscito e lo posso solo consigliare. Vi ringrazio di avermi seguito, ora vorrei farvi un bel bagnetto. Ciao a tutti ragazzi!